Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Come si dice, non c'è 2 senza 3. In questo caso abbiamo fatto il 2, abbiamo fatto il 4 e ora arriva il 3. Che cosa? Il Laser Picker 3. Come avete visto dal titolo di questo video e dall'immagine di copertina, oggi vedremo questo incisore laser che è la via di mezzo tra quello che già vi ho fatto vedere. Perché vi ho fatto conoscere il Laser Picker 2 che era solo a diodo da 5 watt, poi vi ho fatto conoscere il Laser Picker 4, il top, perché sia a diodo che a fibra di infrarossi e quindi ha la doppia funzione. Questa invece è solo a fibra, quindi è quella via di mezzo che permette a chiunque abbia bisogno di questo tipo di incisore laser e abbia bisogno solo della funzione fibra di risparmiare e non comprare quello completo, quindi il 4. Questo me lo manda il sito Jack Buying, ve lascerò il link giù nel primo commento della descrizione, associato anche ad un codice di sconto. Non vi dico il prezzo attuale perché i prezzi cambiano ultimamente così da un giorno all'altro, quindi andate a guardare il link giù nel primo commento della descrizione perché solitamente lo associo pure a un codice di sconto, quindi potreste risparmiare tantissimo. Ora apriamo questa scatola, tutto ben imballato, quindi viaggia in modo molto protetto, al sicuro dal corrieri che maltrattano le confezioni. E questa è la scatola, imballato come sempre, come ci ha abituati Laser Picker, con confezioni di alto livello. Qua è stato un po' maltrattato, quindi immaginate se non ci fosse stato quel tipo di imballaggio così protettivo, quello che poteva succedere. Allora tagliamo quindi la plastichina, cambiamo inquadratura e guardiamo il contenuto, ma soprattutto proviamolo, vediamo come funziona questo Laser Picker 3. E allora apriamo quindi la scatola. All'interno, come sempre, troviamo tutto ben imballato, protetto, come abbiamo visto sia dalla parte esterna che dalla parte interna della scatola. Sono imballati in modo da resistere a tutti i maltrattamenti che possono subire durante il viaggio. Quindi all'interno troviamo i soliti manuali di istruzioni, questa è la protezione con questa gomma piuma e poi abbiamo tutto disposto in modo ordinato. Iniziamo dalla testa del laser. Allora abbiamo questo che è la testa, nel quale abbiamo poi degli specchietti che orientano il fascio del laser. Questa è la lente con il suo coperchio. Qua abbiamo i comandi touch, questa è l'impugnatura. Qua non abbiamo il tastino di emergenza, ma abbiamo l'indicazione con un adesivo che ci indica che il tastino di emergenza è questo, che serve anche per avviarlo. Questa è l'asse Z, dotato anche essa di regolazioni sia touch per quanto riguarda il sollevamento, che poi regolazioni meccaniche che ci permettono di dare inclinazione in base a quello che dobbiamo incidere. Quindi possiamo girarlo e poi orientarlo in base alle nostre esigenze. Questi invece sono gli accessori che servono per posizionare sulla base degli oggetti da incidere in modo ripetuto, quindi ci consente di avere sempre lo stesso posizionamento e ripetere le incisioni allo stesso modo. E in dotazione troviamo anche alcuni bigliettini da visita, alcune targhette in alluminio verniciato per fare le prime prove o personalizzare i nostri bigliettini da visita. Poi qua abbiamo anche degli occhialini protettivi. Quelli da Laser Picker di solito sono arancioni, ecco questa volta sono arancioni con le aste nere. Non so quanto siano protettivi, su questi occhiali non mi sono mai documentato, però vi lascerò tutti i link per comprare degli occhiali di buona qualità, soprattutto certificati. Qua abbiamo tutta la cavetteria, non ve la faccio vedere perché sono tanti cavetti USB, e qua sulla base abbiamo il resto. Quindi un righello che ci permette di regolare l'altezza, poi questo cos'è? Questo è l'accessorio che va al centro della base e la stessa base ha questo grande spazio libero perché possiamo utilizzarlo per incidere per esempio su un tavolo o altre superfici di grandi dimensioni, quindi posizionando l'incisore laser nei vari punti che vogliamo incidere. E se avessimo questo fisso non potremmo farlo, invece basta rimuoverlo per poter incidere liberamente. Questi sono dei fori filettati che ci permettono di utilizzare gli accessori che vi ho fatto vedere poco fa. E qua abbiamo qualcos'altro, vediamo, è una chiave a brugola e delle vitine, sì, che ovviamente servono per il montaggio. Come vedete, per il montaggio abbiamo solo una chiave a brugola e 3 viti. Iniziamo subito quindi con questo montaggio, guardate quanto sia rapido il montaggio. Allora prendiamo il nostro asse, quindi l'asse Z, che va posizionato in modo che punti verso l'interno, quindi si mette così, abbiamo già la svasatura, quindi le viti non sporgeranno. Si posiziona in questo modo e questa fresatura sulla base dà già un'ottima stabilità, quindi sagomato tutto per bene, oltre ad essere tenuto dalle viti, quindi abbiamo questa sagomatura che lo sostiene in modo saldo. Avvitiamo velocemente la prima vite, avvitiamo la seconda e già possiamo dire che la struttura è pronta. Collegando i cavi già può lavorare. E mettiamo la testa del laser. Allora si posiziona in modo da far combaciare questa parte a questa sporgenza quadrata, quindi si incastra, dopodiché dobbiamo semplicemente girare questo pomello per avvitarla. Ok,
Forse per il montaggio completo sono necessari 15 secondi. Questa vita viene data di scorta, quindi abbiamo già il nostro incisore montato e pronto per lavorare. E allora, questi sono i cavi che troviamo in dotazione. Il cavo per l'alimentazione elettrica, questo invece è l'alimentatore vero e proprio che va collegato nella parte posteriore, e poi due cavi USB, uno più grande e uno un poco più corto. Colleghiamo direttamente l'alimentatore e accendiamo per la prima volta l'incisore laser, quindi lo collego nella parte posteriore. Si accende il LED arancione nella parte frontale. Manca però un cavo, vi ho detto che ce ne sono due, uno più grande e uno più piccolo. Quello più piccolo serve per collegare la centralina, quindi la parte superiore, all'asse, perché in questo modo lo alimenteremo e potremo comandarlo per regolare l'altezza. Infatti anche adesso si è accesa la lucina di colore azzurro nell'asse Z. Adesso abbassiamolo. Come vedete si abbassa. Se io rilascio il tastino dopo averlo premuto qualche secondo, si abbassa automaticamente. Vediamo pure se ha il sensore di fine corsa. Non mi sono documentato, però la versione 4 ha il sensore di fine corsa, invece la versione 2 no. Questa è la versione 3. Vediamo se si ferma in automatico oppure se il motore va sotto sforzo. Ok, si ferma in automatico, quindi ha il sensore di fine corsa, questa è una cosa ottima. Se io invece voglio regolarlo in modo micrometrico, farò delle piccole pressioni sul tastino e quindi si solleva di 1 millimetro per volta, altrimenti mantengo premuto e rilascio. Alla pressione successiva si fermerà. A questo punto togliamo la copertura dalla lente, colleghiamolo al nostro dispositivo mobile, quindi un tablet, e facciamo subito le prime incisioni. Però dobbiamo guardare anche le caratteristiche tecniche che sono riportate in questo manualetto. Abbiamo tutte le varie informazioni, gli accessori che troviamo all'interno, quindi il modulo, la copertura per la lente, tutto quello che vi ho fatto vedere finora. Andiamo ancora avanti, ci sono anche le specifiche e in questo caso è indicato anche il fatto che si possa collegare al computer. Prima o poi faremo un video anche con l'incisore collegato al computer, ma io ritengo che sia più pratico utilizzarlo con uno smartphone oppure un tablet. E qua vediamo tutte le varie specifiche, quindi vabbè, il peso, queste cose lasciamole stare. Per quanto riguarda il tipo di laser, abbiamo detto infrarossi 1064 nanometri. Guardiamo anche l'area di incisione, come avete visto è piccola, quindi abbiamo al massimo 115 x 80 mm, e poi altre caratteristiche che riguardano il tipo di connessione eccetera. Sulla macchina abbiamo anche dei comandi che ci permettono di lavorare semplicemente agendo su questo che è touch. Vedete, quando lo premete, questo è il via, ovviamente non è collegato all'applicazione quindi non fa nulla. E da questa parte abbiamo anche questo coperchietto che si può aprire nel caso in cui vogliamo fare manutenzione, e si rincastra semplicemente a pressione. Quindi ho aperto l'applicazione che avevo già installato nel mio tablet, connettiamo questo dispositivo per la prima volta. Ok, ho trovato il dispositivo, connettiamolo e adesso abbiamo la possibilità di inciderlo. Come vedete mi compare un riquadro, questa è la dimensione massima che io posso utilizzare per incidere questa immagine, quindi devo ridimensionarla. La posiziono al centro. Come vedete abbiamo dei puntini, questi due puntini devono essere perfettamente sovrapposti, quindi lo sollevo. Ok, adesso la messa a fuoco perfetta, facciamo in modo da posizionare tutto correttamente. Allora lo rimpicciolisco, adesso è quasi perfettamente centrato, quindi posso andare avanti, però mi chiede quale risoluzione voglio utilizzare. Per un logo di questo tipo possiamo incidere anche ad 1K, non è necessario arrivare fino a 4K, ma comunque ci permette di farlo. Quindi inviamo il file, facciamolo ad 1K, vediamo intanto come riesce a lavorare, poi eventualmente facciamo una prova per vedere i dettagli incidendo qualcosa di piccolo e dettagliato. Quindi send file, in questo caso invierà tramite Bluetooth il file alla nostra macchina, vediamo quanto tempo impiega. Già inviato, end transmission, perfetto. Qua abbiamo la possibilità di scegliere anche il materiale e qua mi compaiono dei parametri preimpostati, conferma. Quindi sta incidendo lentamente perché queste erano le impostazioni che c'erano nell'applicazione, perché in realtà questo incisore è in grado di lavorare molto più velocemente. Ora però inquadriamo più da vicino e vediamo come sta lavorando. Allora si sente già l'odore della vernice che viene bruciata. Ritraiamo lo zoom così vediamo sia l'applicazione. Nell'applicazione dovremmo avere anche il processo di stampa, sì, infatti da questa parte siamo già praticamente quasi al 20%, 18%.
Ok, lavoro completato, come vedete è venuto praticamente quasi identico a quello di fabbrica. L'immagine non era ad altissima risoluzione, abbiamo utilizzato un K, però per quanto riguarda l'incisione è venuta molto bene. Uguale a quella che troviamo sulla parte superiore per quanto riguarda intensità eccetera. Proviamo a fare allora un lavoro sull'alluminio, perché questo tipo di incisori laser riescono a lavorare su tutti i tipi di metallo, anche sull'oro, sul rame, sull'ottone, sull'acciaio, qualunque tipo. Proviamo sull'alluminio, che è uno dei più difficili da incidere, per esempio con l'incisore laser a diodo è impossibile. Mi chiede se voglio fare un riempimento oppure solo il contorno. Alluminio, ok, e vediamo che risultato otteniamo. Quindi start, sta incidendo. Ok, già si vedono i risultati, quindi facciamo uno zoom. Ok, e si vede l'incisione, ed è un'incisione vera e propria. Solitamente per incidere sull'alluminio è necessario utilizzare, quando si usa il diodo, un pennarello oppure vernici per poter ottenere questo risultato. In questo caso con le impostazioni che troviamo nell'applicazione abbiamo questo risultato, poi possiamo personalizzarlo cambiandole in base al tipo di materiale e al risultato soprattutto che vogliamo ottenere. Si possono ottenere incisioni un pochettino più marcate o meno, però diciamo che sull'alluminio, dato che comunque non cambia colore, questo risultato è nello standard, diciamo, sul tipo di incisione che si può ottenere. Ha quasi completato, siamo al 99%, ok, finito. E questa è l'incisione di questo piccolo tribale, speriamo di non rompere nulla. Ok, mettiamo a fuoco. E questo è il piccolo tribale, come vedete è minuscolo, però fatto davvero molto molto bene. Un'ottima qualità, inciso anche sull'alluminio. Quindi abbiamo provato il metallo verniciato, abbiamo provato l'alluminio, proviamo anche sull'acciaio. Un'incisione che si sente tra l'altro anche con il dito, quindi ben marcata. In base a come la guardiamo il colore risalta più o meno, però l'incisione è in questo modo. Va bene, passiamo ad altro. Allora, ho scaricato il volto di questa ragazza che non conosco, l'ho salvato da internet cercando volto ragazza. Ovviamente è un'immagine molto dettagliata in alta definizione, veramente in altissima definizione. Impostiamo 4K, penso che per questa incisione ci voglia davvero un bel po' di tempo perché è dettagliata, essendo 4K in realtà temo che ci voglia un po' troppo. Già si vedono i primi risultati, questa è la zona più alta della fotografia, lasciamolo lavorare e vediamo che risultato ci darà questo incisore alla fine del lavoro. Tra l'altro voglio spostare un po' l'inquadratura così vedrete pure il riquadro del pannellino di controllo dell'applicazione, nella quale c'è il processo di stampa in percentuale e tutte le varie informazioni. Tempo rimanente 50 minuti, casomai faremo delle riprese spezzettate. Tra l'altro volevo farvi vedere che nella parte frontale, quando stiamo incidendo, il LED cambia colore, passando dal giallo all'arancione, al viola, verde e così via. Quindi tanti colori che ci allertano del fatto che il nostro incisore sia al lavoro. Vedete, cambia colore. E anche sullo schermo, quindi sull'applicazione, abbiamo il contorno che lampeggia di colore rosso per attirare ulteriormente l'attenzione e ricordarci che la macchina è in lavorazione. Lavoro completato, vediamo il risultato. Ragazzi, è a dir poco straordinario. Questa però è un'incisione 4K, come avete visto mi ha richiesto tantissimo tempo, anche se ha rispettato tutti i dettagli e tutti i particolari. Allora, non riesco a mettere a fuoco, la pulisco per bene e ve lo faccio vedere molto meglio. Allora, così dovreste riuscire a vederla molto meglio. Come vedete ha rispettato tutti i dettagli degli occhi, della bocca eccetera. Però un'incisione 4K richiede tantissimo tempo, infatti è impiegato un'ora, quindi per quanto riguarda la qualità dell'incisione, la precisione e la definizione è altissima. Poi bisogna giocare con i parametri per dare i valori corretti e ottenere i migliori risultati. E quindi facciamo la stessa prova, però facciamola ad un K, vediamo quanto tempo impiega. Ipotizzo un quarto del tempo. Molto più veloce, già da subito la qualità dell'incisione, la marcatura si vede che è molto più decisa, c'è un abisso tra la velocità di poco fa e la velocità di ora, e anche il tempo rimanente come vedete è 8 minuti e in 8 minuti si può lavorare, si possono servire tanti clienti, invece in un'ora in realtà diciamo che è un po' troppo tempo. Anche un K secondo me dovrebbe andare bene, ma prima di pronunciarci troppo aspettiamo che finisca di lavorare e vediamo il lavoro finito.
Ok, in meno di 10 minuti quindi abbiamo ottenuto questo risultato che prima di pulirlo diciamo è quasi sovrapponibile. Vediamo una volta pulito. Eh sì ragazzi, io direi che anche lavorando con un K, questa è la risoluzione con un K, questa invece è la risoluzione con 4K. Indubbiamente con 4K riusciamo ad avere dei dettagli molto più precisi, una definizione più elevata, ma anche con un K, guardate i capelli, si vede praticamente tutto. Quindi per fare dei ciondolini, qualcosa ad una fiera, delle personalizzazioni, anche un K va più che bene. Poi se volete ottenere il massimo impiegate più tempo e utilizzate il 4K, ma io sono dell'idea che è una risoluzione che si utilizza davvero molto raramente, perché anche con un K si ottengono dei risultati eccezionali. E ora proviamo a incidere il mio logo, solo outline, quindi i contorni. Vi faccio vedere la funzione che ci permette di incidere direttamente su una superficie nella quale non è possibile lavorare, quindi in questo modo. Se noi vogliamo incidere su un tavolo, qualcosa che non possiamo ovviamente poggiare sul ripiano, allora poggiamo direttamente l'incisore sullo stesso tavolo e adesso posso incidere il mio logo direttamente in questo modo, e il tempo che impiegherà sarà appunto 7 minuti e 59. Non è proprio velocissimo, ma questo è dovuto alle impostazioni che io ho dato. In realtà giocando con la potenza e la velocità potremmo ottenere lo stesso risultato in meno tempo, aumentando la potenza di incisione e di conseguenza anche la velocità. Siamo quasi alla fine, mancano 7 secondi, 5, 3, praticamente finito, ok. E questo è il lavoro che siamo riusciti ad ottenere. Un'incisione molto profonda, perché ho dato delle impostazioni che consentissero di avere un'incisione profonda, ma volendo potrei andare anche più veloce. Proviamo a farla quindi riempita. Facciamo questa prova accelerando però i tempi, quindi diamo delle impostazioni differenti. Guardate come si muove velocemente questa volta. Quindi anche in questo caso possiamo essere più veloci, avere un risultato comunque eccezionale, inclusa la polvere che c'è sulla superficie, sta riuscendo ad incidere senza nessun problema. Questo è il logo precedente e questo invece il logo che stiamo ottenendo adesso. Ovviamente poi in base alla velocità e alla potenza può cambiare anche leggermente tonalità, quindi in questo caso tende leggermente al dorato, ma possiamo ottenere anche tonalità più scure come quelle che vedete da questa parte, che però ho ottenuto con un altro incisore, sempre cambiando impostazioni e parametri di lavoro. Avete notato come sia molto più veloce, perché mentre qua abbiamo impiegato una decina di minuti per ottenere solo le linee, che sono venute benissimo ma sono solo linee, in questo caso invece abbiamo ottenuto anche il riempimento in soli 2 minuti. Ovviamente con una superficie pulita il lavoro verrà molto meglio, però riesce a lavorare molto bene e a darci questi risultati. Abbiamo provato già più di un materiale, il risultato mi è piaciuto tantissimo. E adesso facciamo la prova sulla plastica, perché questo incisore laser può lavorare sui metalli, praticamente qualunque tipo di metallo, ma può lavorare anche sulla plastica, sulla pelle e tanto altro. Quindi personalizziamo l'alimentatore di questo incisore mentre è in funzione. È una procedura sicura perché come vedete la profondità, quindi la potenza è solo 5%, la velocità è massima, quindi non può accadere nulla. E guardate, in me che non si dica, praticamente è velocissimo, in pochissimi secondi, quindi in una quindicina di secondi sta incidendo il logo laser picker in modo perfetto, sempre con risoluzione 1K, quindi risoluzione bassa, però la qualità di incisione è eccezionale. Guardate che bello. E c'è un minimo di profondità nell'incisione, quindi abbiamo ottenuto un risultato davvero di alto livello. Si può lavorare su diversi tipi di materiali e su tutti i materiali, come avete visto, la qualità è eccezionale. Diamo un'occhiata anche al sito del venditore dove troviamo il prezzo attuale, però io non so quale prezzo riuscirò ad ottenere, se mi concederanno anche un codice di sconto per farvi risparmiare qualcosina. Abbiamo delle immagini, da questa parte abbiamo anche la descrizione, quindi tutte le varie caratteristiche tecniche, quello che si può fare con questo tipo di incisore, come vedete tutti i tipi di metallo, tutti i tipi di plastica eccetera, la definizione 1, 2 oppure 4K, ovviamente in base al tipo di definizione avete visto che impiegherà molto più tempo, qualche immagine che ci fa capire all'interno come si comportano gli specchi, quindi avete visto praticamente
tutto quello che è spiegato qua nel sito, tranne per esempio l'utilizzo di questi accessori per bloccare pezzi, ma è molto intuitivo. E poi si può utilizzare volendo comprandolo a parte, ma vendono il kit pure completo, laser più accessorio. Questo roller che serve per utilizzare, quindi per incidere oggetti cilindrici eccetera, ma esistono tanti tipi di accessori. Come vi dicevo, si può utilizzare posizionandolo sulle superfici direttamente, e qua si vede che viene utilizzato con un computer oppure con l'applicazione. Si può utilizzare sia un computer Mac oppure un PC normale, quindi Windows. E dunque ragazzi, il 2 c'è, il 3 c'è, il 4 c'è. Abbiamo un incisore laser che è una via di mezzo, come vi ho detto nell'introduzione, che ci permette di lavorare su tutti i tipi di metalli e anche sulla plastica. Piccolo e compatto, ha un costo effettivamente non indifferente, ma se viene utilizzato per lavoro, come avete visto, si può essere anche molto veloci e recuperare la spesa iniziale in poco tempo, soprattutto per chi fa fiere, per chi si occupa di realizzazione di ciondolini eccetera. In una giornata riesce a farne tantissimi e in breve tempo può recuperare la spesa investita. Chi vuole comprarlo invece per hobby, utilizzo personale, beh, si può passare questo piacere, però l'investimento non è indifferente. Io spero di ottenere comunque un codice di sconto. Se vi interessa andate a dare un'occhiata. Vi invito quindi ad iscrivervi al canale, mettere mi piace cliccando sul pollicino in su, cliccate sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti i prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!